Le 5 regole d'oro per diventare ricchi. Benvenuto nel canale Crescita Personale e Finanziaria. Ecco alcuni suggerimenti di educazione finanziaria per la tua crescita personale e psicologica. Finanza Tips per migliorare la tua condizione economica. Nel 1926 George Samuel Clayson pubblicò una serie di parabole ambientate nell'antica città di Babilonia. Queste parabole vennero racchiuse in un libro intitolato L'uomo più ricco di Babilonia o The Richest Man in Babylon, originariamente pubblicato in inglese nel 1926. Ancora oggi è un classico della letteratura finanziaria. Appare nelle moderne liste di letture consigliate sulla consulenza finanziaria personale e gestione patrimoniale. Se non hai mai letto il libro, devi assolutamente farlo, rimarrai sbalordito. Sono ottime lezioni che ti insegnano ad accumulare ricchezza, vere pillole di finanza personale. Questo libro ha ispirato milioni di lettori, nonostante sia ambientato migliaia di anni fa nella storica città di Babilonia. Le storie e i principi sembrano applicabili oggi come nei tempi antichi. Ma prima di passare al resto del video, ti ricordo di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti l'uscita dei prossimi video. Le parabole sono raccontate da un personaggio immaginario babilonese chiamato Arcad, un povero scriba che divenne l'uomo più ricco di Babilonia. La storia inizia con un uomo chiamato Bansir, un costruttore di carri, e Cobbi, un menestrello abile suonatore di lira. I due erano i migliori nel loro mestiere, si impegnavano molto e lavoravano tanto per mantenere la propria famiglia, ma nonostante ciò continuavano a rimanere poveri. Iniziarono così a porsi delle domande e a fare una lunga riflessione sul perché entrambi si trovassero in una situazione così precaria, nonostante tutti i loro sforzi. Decisero quindi di andare a chiedere un consiglio al vecchio amico di infanzia Arcad, che al contrario di loro due era diventato molto ricco e aveva accumulato grandi quantità di denaro. Arcad era considerato l'uomo più ricco di Babilonia e, nonostante spendesse e donasse liberamente in beneficenza i suoi averi, sembrava avere una quantità infinita d'oro nella sua borsa e la sua ricchezza continuava a crescere sempre di più. Arcad iniziò così a narrare la sua storia ai due amici e gli raccontò di essere stato anche lui un pover'uomo, un povero scriba che un giorno decise di chiedere ad un uomo molto ricco quale fosse il segreto della sua immensa ricchezza. Il ricco acconsentì a rivelargli alcune semplici ma efficacissime regole. Ecco le 5 regole dell'oro. Prima regola: risparmia. Risparmia sempre il 10% delle tue entrate, usa il 20% per pagare i tuoi debiti e utilizza il 70% per le tue spese correnti. Se vuoi costruire la tua ricchezza, devi prima imparare a risparmiare. Sono l'abilità e l'abitudine al risparmio le qualità importanti da acquisire se vuoi costruire la tua ricchezza. Metti da parte almeno il 10% delle tue entrate. Seconda regola: investi con saggezza. Investi i tuoi soldi in modo da creare una rendita. Risparmiare soldi è un ottimo inizio, ma se vuoi essere finanziariamente indipendente, devi fare in modo che i soldi lavorino per te. Se sei stato bravo ad accantonare denaro, ora puoi cominciare a far lavorare i tuoi risparmi in modo da generare una rendita aggiuntiva. Gli investimenti sono il classico esempio di rendita passiva, ossia guadagnare soldi grazie ad una specifica attività di investimento senza dover svolgere un'attività lavorativa. Esistono diversi modi di investire. Un imprenditore genera rendita passiva con il lavoro dei suoi dipendenti, un proprietario immobiliare con gli affitti, un investitore con i dividendi. Terza regola: affidati a uomini saggi. Investi i soldi che hai risparmiato solo in quello che conosci. Quindi il primo grande investimento che devi fare è nella tua formazione e poi potrai iniziare ad investire in quel settore in cui avrai acquisito maggiore esperienza. Fai attenzione al guadagno facile e alle truffe. Non affidarti nelle mani di chi non conosci. Avere una conoscenza di base ti consente di vagliare meglio le offerte e ti permetterà di capire su cosa investire. Quarta regola: proteggi i tuoi tesori dalle perdite. Non è sufficiente investire, ma essere sicuri che l'investimento porti profitto.
Non si possono affidare i propri soldi ad un investitore di marmellate che vuol commerciare in gioielli. Bisogna affidarsi a chi ha più esperienza e saper riconoscere chi ha la vera conoscenza. Chiedi consigli finanziari esclusivamente a chi è competente in materia. Quinta regola: fai in modo che il tuo investimento sia proficuo. Mettiti in testa che i soldi facili non esistono. Non esistono metodi per diventare ricchi in pochi giorni e non c'è guadagno senza sacrificio. Il guadagno deriva da persistenza e duro lavoro, per cui diffida di chi ti promette cose irrealizzabili in poco tempo e senza fatica. Investi soldi solo se capisci quello che ti viene proposto. Queste regole di Arcad sono una mini guida di educazione finanziaria. Tutte le persone che sono diventate ricche hanno modificato le loro abitudini e seguito queste pillole di finanza. Tutti vogliono guadagnare di più per fare più soldi, ma davvero pochi si applicano per approfondire l'argomento. Un investimento può essere valido, ma se non sei sicuro di dove stai mettendo i tuoi soldi, stai facendo un grave errore. I principi primari sul come agire per crearsi una rendita ricorrente e cospicua sono descritti così bene in queste 5 regole di Arcad che è difficile immaginare che qualcuno, leggendole, possa avere difficoltà a capire cosa debba fare per migliorare le proprie finanze. Il libro The Richest Man in Babylon è un'ottima lettura per chi ha difficoltà a risparmiare o spende più di quanto guadagna. Bene, se ti è piaciuto questo video, non dimenticarti di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornato sull'uscita dei prossimi video. Condividi queste informazioni con le persone che si lamentano della loro condizione finanziaria. Li aiuterai ad aprire la loro mente. Un saluto da Crescita Personale e Finanziaria.